Ciao a tutti, come avete già potuto vedere nel video di introduzione, oggi andremo a fare questa coperta. È una coperta che ho realizzato per un adulto, ma potete comunque realizzarla anche per un bambino. È molto bella, ad esempio, per chi nasce ovviamente in inverno. Ho deciso di seguirvi passo passo, quindi vi farò vedere praticamente tutto quanto a partire dal campione fino alla fine. Quindi per chi è già esperta, consiglio magari di saltare l'introduzione e passare direttamente alla lavorazione della coperta. Per chi invece sta iniziando a maglia, può seguirmi ovviamente dall'inizio. Partiamo subito col darvi le misure e poi vediamo mano a mano che procediamo con il video. Come vi dicevo, io l'ho realizzata per un adulto, poi vi darò le indicazioni, ma vi do le misure per qualsiasi tipo di copertina, in modo tale che se volete ad esempio farla per una carrozzella, dovete farla 90 x 70. O ancora, se volete farla per un passeggino, la facciamo da 70 x 70 oppure da 60 x 70. Se invece la vogliamo per una culla, andiamo a farla da 80 x 100 110. Ancora, per un letto con lo sprone, 90 x 120 x 130, per lettino 170 x 100, oppure qui io ho fatto ad esempio divano 135 x 170, letto singolo, letto piazza e mezzo, oppure letto matrimoniale. Ovviamente dipende da voi. Allora, partiamo subito, cioè una volta che praticamente si decide che tipologia di copertina andiamo a fare, andiamo a decidere ovviamente il filato. Nel mio caso io ho utilizzato il filato della Drops Merino Extra Fine Unicolor Super Wash 100% wool. Allora, andiamo a vedere ovviamente l'etichetta. Il colore che io ho scelto è lo 01 e poi c'è il colore del bagno, che nel mio caso è 41278, ma ovviamente cambia in base ovviamente ai gomitoli che andate ad acquistare. Vi consiglio anche in questo caso, come vi ho sempre detto, prendete qualche gomitolo in più piuttosto che qualche gomitolo in meno, perché nel caso in cui terminate anticipatamente la coperta, ma cioè nel senso anticipate, cioè chiudete la coperta ma non avete più matassine, quando andate a riacquistarle non sempre andate a prendere lo stesso bagno e un po' cambia. Questo filato mi indica i ferri del 4, mi indica anche ovviamente il campioncino ed è un filato da 50 grammi per 105 metri. Per la mia copertina ho utilizzato esattamente 17 gomitoli e ne è avanzato un pochino. Questo è ciò che mi è avanzato, quindi ho cioè praticamente ho utilizzato 16 gomitoli e mezzo, diciamo. Quindi se volete fare la mia stessa copertina, acquistate 17 gomitoli. Quindi se volete il peso basta fare 50 grammi per 17 gomitoli e sapete più o meno quanto pesa la coperta. E se volete sapere invece quanti metri diciamo di copertina vi servono, in questo caso sono 105, andate a vedere per 17 gomitoli quanto vi viene. Allora vi faccio vedere come vado a realizzare la coperta.
in modo tale che se non avete il mio stesso filato, se non avete la mia stessa mano, eccetera, eccetera, o se preferite utilizzare i ferri del 4 al posto del 4,5 o i 5, eccetera, vi faccio vedere come dovete andare a fare. Allora, per prima cosa andate a scegliervi il motivo che ovviamente darà vita alla vostra copertina. Nel mio caso ho deciso di scegliere questo motivo che darà vita ovviamente al cuore della coperta, e utilizzerò quest'altro per fare il bordino della coperta. Entrambi i motivi ve li avevo già spiegati. Questo, e vi lascio qui sopra il link che vi riporta a come fare questo motivo, e poi il motivo rullino, che è questo, e vi lascio qui sopra il link e vi andate a vedere come creare questo motivo. Ovviamente adesso li vedremo insieme, quindi andate a farvi un campioncino, ovviamente con il filato che avete scelto. In questo caso io ve l'ho detto, ho scelto il filato della Drops Merino extra fine, il colore numero 01, e avendo fatto un campioncino vado a calcolarmi le maglie, quindi quante maglie in 10 cm e quanti ferri in 10 cm. Chiaramente se non avete questo strumento potete utilizzare tranquillamente lo strumento alla vecchia maniera, vi calcolate 10 cm e controllate quante maglie sono. Poi con una proporzione riuscite a vedere quante maglie dovete montare sul ferro per dare avvio ovviamente al vostro progetto. In questo caso io ho deciso di fare una copertina che possa essere utilizzata in inverno, semplicemente quando si è seduti magari sul divano a guardare la TV o a leggere un libro. E per questo progetto perciò ho deciso di fare una coperta che sia 100 x 125 cm, e quindi una copertina che copra pressappoco le ginocchia, quindi comunque le gambe. Naturalmente la possiamo mettere anche addosso, cioè per coprire le spalle. Vi ho già fatto vedere prima le varie misure, quindi decidete quale misura vi interessa di più e poi si può partire. In questo caso, questo motivo qua, nel mio caso, corrispondono 10 x 10 a 18 maglie per 40 ferri. Quindi, siccome ho fatto 18 maglie per 40 ferri, vado a vedere 18 che sono il numero delle maglie comprese in 10 cm, e devo fare la coperta praticamente da 100 centimetri. Devo andare a montare praticamente sul ferro 180 maglie. Una volta che so che devo montare 180 maglie, passo direttamente ai ferri. In questo caso la matassina che io utilizzerò mi indica che devo utilizzare, vanno bene utilizzare i ferri del 4. Nel mio caso decido di utilizzare i 4,5. Allora, arrivati a questo punto, potete utilizzare i ferri che più vi aggradano. Generalmente, essendo una coperta e quindi essendoci molti punti, il lavoro si svolge meglio ovviamente se abbiamo dei ferri molto lunghi. Generalmente, pertanto, vengono utilizzati i ferri circolari. Io non utilizzo i ferri circolari perché proprio non riesco ad utilizzarli, perciò decido di utilizzare i ferri del 4,5. Quindi partiamo con dei ferri del 4,5, ma ovviamente questi sono troppo piccoli, per cui esistono comunque dei ferri dritti
che misurano anche 60 centimetri. In questo caso io appunto andrò ad utilizzare questi, che come vedete sono notevolmente più lunghi. Questi ferri li ho comprati su Amazon, credo che costino circa 10 euro se non erro, giù di lì, e sono utilissimi per fare appunto questi progetti, proprio perché io non utilizzo i ferri circolari, quindi se non avete i ferri circolari, se non li volete utilizzare, potete utilizzare tranquillamente questi lunghi. Li trovate su Amazon, perlomeno io li ho acquistati lì, vi lascio il link sotto al video, così potete cliccarci e andarli a comprare se li volete acquistare. Se no, ripeto, potete comunque utilizzare questi ferri, anche se sono molto corti. Io ho fatto miliardi di coperte con questi ferri corti, cioè, ci sono sempre riuscita a prescindere. Chiaramente il lavoro è un po' più faticoso perché è tutto ristretto, però si riesce comunque a farle. In questo caso, ripeto, andrò ad utilizzare questi perché ovviamente li ho acquistati e mi trovo meglio. Detto questo, partiamo. Allora, per prima cosa vi faccio vedere come svolgeremo la nostra copertina. Quindi abbiamo una copertina di 100 x 125 di altezza. Andremo a suddividerla in questo modo. Farò 10 cm di bordo di altezza, poi 10 cm a destra e 10 cm a sinistra, e quindi andremo a fare 80 cm di copertina, diciamo, quindi del punto principale, per 105, e poi chiudiamo con 10 cm di nuovo di altezza per quanto riguarda ovviamente tutta la cornice della copertina. In questo caso utilizzeremo il punto rullino e qui dentro utilizzeremo il punto a quadretti. Come andiamo a suddividere questo schema? In questo modo. Cioè, io andrò a fare in questo modo. Ve lo avvicino di più. Allora, dovete considerare che questo è un mio schema, quindi chiaramente è quello che io vado a scrivere quando poi vado a fare i miei progetti. Allora, qui ovviamente ho in piccolo la copertina che andrò a fare. Il motivo quadretti ho fatto ovviamente 10x10, quindi 18x40, con i ferri 4,5 e il filato della drops. In questo caso utilizzerò il motivo a rullino, che è un numero di maglia scelta per quanto riguarda ovviamente il bordino, e poi abbiamo il motivo a quadretti, che è un multiplo di 22 più 11. Adesso come vado a suddividere il progetto? Suddivido in questo modo. Allora, ho un totale di 187 maglie e le vado a suddividere in questo modo. 19 maglie le utilizzerò per i 10 cm del bordino, 10 cm del bordino anche da questa, quindi 19 a destra, 19 a sinistra. Poi andrò a fare uno stacco di 3 maglie a destra e 3 maglie a sinistra dal bordino, e al centro andrò a posizionare 80 cm che corrispondono a 143 maglie totali, perché andrò a fare 22 che sono le maglie del motivo a quadretti per 6 più 11. Ok? Quindi andiamo a fare 6 motivi essenzialmente, più 3 maglie che andremo a lavorare a maglia rasata, e daranno uno stacco praticamente al nostro bordino. Detto questo, iniziamo a partire. Quindi 187 maglie totali sul ferro. Allora, con i ferri del 4,5 abbiamo detto, non so se si vede bene, eccoci, ok, quindi con i ferri del 4,5 andiamo a montare sul ferro un totale di 187 maglie e lavoriamo il primo ferro in questo modo. La prima maglia sarà il nostro vivagno, quindi andiamo a lavorare un diritto,
e tutte le altre maglie al rovescio. Quindi tutto il rovescio fino ad arrivare alla fine del ferro. L'ultima maglia di vivagno la passo, cioè la lavoro, scusate, al rovescio. Il secondo ferro passo la prima maglia senza lavorare e lavoro tutte le maglie a diritto. Quindi in questo caso proseguiamo tutto a diritto fino ad arrivare alla fine del ferro. L'ultima maglia di vivagno la lavoriamo al rovescio. Terzo ferro, passiamo la prima maglia senza lavorare e lavoriamo tutte le maglie a diritto. Fino alla fine del ferro. L'ultima maglia la lavoriamo al rovescio. Quarto e ultimo ferro, passo la prima maglia senza lavorare del vivagno e lavoro tutto il ferro a rovescio. Quindi proseguiamo a rovescio fino ad arrivare alla fine del ferro. L'ultima maglia di vivagno la lavoriamo a rovescio. Arrivati a questo punto non dobbiamo far altro che ripetere questi 4 ferri fino ad arrivare ad un totale di 10 cm, quindi un'altezza di 10 cm. Allora, sono arrivata a 10 cm del motivo rullino, quindi 10 cm, e per quanto riguarda la lunghezza, come abbiamo detto, doveva essere 100. Adesso, dunque, sono esattamente nel mio caso 10, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso non dobbiamo fare altro che suddividere la copertina in questo modo. Allora, dobbiamo fare 10 cm a destra, 10 cm, scusate, a destra e 10 cm a sinistra, e sempre con il motivo rullino, quindi 10 cm nel mio caso, quindi 10 cm nel mio caso abbiamo detto che corrispondono a 19 maglie, quindi proseguiamo con il motivo a rullino e facciamo solo 2 giri di maglia rasata per il momento, perché voglio andare a separare l'elastico dalla copertina, quindi voglio dare un piccolo stacco. Allora, abbiamo detto che voglio continuare il motivo a rullino per 10 cm almeno, quindi 10 cm come larghezza, per cui da me risultano 19 maglie, quindi partirò col primo ferro del motivo rullino, quindi lavoriamo tutte le maglie al rovescio, quindi in questo caso andrò a fare tutte le maglie al rovescio fino ovviamente al marcatore. Ok, arrivata al marker, adesso vado a fare tutte le maglie restanti a diritto, perché come vi ho detto vado a staccare un po' la copertina, diciamo,
quindi l'altro motivo dal motivo rullino, e lo faccio lavorando un diritto e un rovescio, praticamente un ferro a diritto e un ferro a rovescio. Naturalmente proseguiamo tutto a diritto fino al prossimo marcatore, ok? E poi da qui in poi continuiamo tutto a rovescio, perché continuiamo a fare il motivo a rullino. Arrivata alle ultime 19 maglie, vado a lavorare il motivo rullino, quindi sempre il primo ferro che è a rovescio. Quindi tutto a rovescio. Fino ad arrivare alla fine. Allora, il secondo ferro, andiamo a lavorare il secondo ferro appunto del punto rullino, e quindi andiamo a lavorare a diritto, quindi una maglia la passiamo e le altre 19 le lavoriamo a diritto. Quindi tutto a diritto. Fino al marcatore. Arrivati al marcatore, il motivo centrale lo lavoriamo a rovescio. Quindi proseguiamo a rovescio fino ad arrivare al prossimo marcatore. Allora, le ultime 19 maglie abbiamo detto che le andiamo a lavorare a diritto, quindi come il secondo ferro del motivo rullino. Quindi tutte le maglie a diritto. Fino alla fine del ferro. Allora, ci troviamo di nuovo sul diritto del lavoro. Come vedete abbiamo fatto il bordino e poi uno stacco di ovviamente 2 ferri a maglia rasata. Adesso io ho già diviso il lavoro, vi faccio vedere come l'ho fatto. Partiamo dal fatto che il motivo centrale della coperta è quello del motivo a quadretti, e come vi ho già spiegato nel video precedente, appunto dove vi spiego questo motivo, il motivo è formato da 22 maglie più 11. Ora, a queste 22 maglie più 11 io vado a segnare dopo le 19 maglie 3 maglie a sinistra e 3 maglie a destra. Da questo momento in poi, che io ho evidenziato con il marcatore viola, da questo momento in poi vado a suddividere il lavoro a sua volta in questo modo: 22, 22, 22, 22, 22, 22 più 11, cioè le ultime maglie ovviamente del motivo. Quindi il lavoro è suddiviso in questo modo. Quindi 19 maglie a destra e 19 maglie a sinistra, 3 maglie, e le 22 maglie le moltiplico per 6 più 11. Ok? Quindi partiamo adesso lavorando in questo modo. Proseguiamo col terzo ferro del motivo a rullino. Lavoriamo 3 maglie a diritto, queste 3 maglie e queste 3 maglie saranno sempre a diritto e rovescio, in modo tale da creare la maglia rasata in questo modo. Quindi avrò uno stacco anche un pochino dal motivo di base, cioè dal bordino,
e poi iniziamo con il primo ferro del motivo a quadretti. Partiamo adesso dal primo ferro, quindi continuiamo con il terzo ferro del motivo rullino e quindi tutte le maglie a diritto, per cui facciamo il bordino, perciò passiamo la prima maglia e tutte le altre a diritto, quindi tutto a dritto, fino ad arrivare al primo marcatore, ok? Quindi tutto dritto fino al primo marcatore. Ci troviamo adesso a lavorare le 3 maglie che vi avevo detto. Queste andranno sempre a maglia rasata, quindi 3 diritti, perché siamo sul rovescio del lavoro. Adesso partono le 22 maglie, ok, del nostro motivo. Vi avevo già spiegato che queste 22 maglie le possiamo dividere a sua volta in 11, perché sono un quadratino a maglia legaccio e un quadratino con con il motivo brioche stitch, non mi veniva, scusate. Quindi possiamo agevolarci ulteriormente e quindi suddividere il lavoro in 11 più 11. Comunque partiamo dal primo ferro del motivo, quindi andiamo a lavorare 11 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A questo punto, se volete, potete mettere un marcatore in questo punto. Andiamo a lavorare adesso un rovescio e un diritto per 5 volte. Quindi un rovescio e un diritto e sono 1, un rovescio e un diritto e sono 2, un rovescio e un diritto e sono 3, un rovescio, un diritto 4, un rovescio, un diritto 5. Chiudiamo con un rovescio. Adesso non dobbiamo fare altro che ripetere praticamente questo motivo per tutti gli altri motivi. Ci fermiamo ovviamente qua, andiamo a lavorare le ultime 11 maglie, scusate, non è questo, le ultime, non si vede, ok. Allora ci fermiamo qui, quindi lavoriamo le ultime 11 maglie, le 3 e le ultime del motivo a rullino. Chiudo il ferro del motivo principale con 11 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aspetta. Mi ritrovo quindi con le 3 maglie, quindi le vado a lavorare a diritto e abbiamo detto il terzo ferro del motivo rullino, avevamo tutte le maglie a diritto. Quindi tutto a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, il secondo ferro lo impostiamo in questo modo. Andiamo a lavorare l'ultimo ferro, quindi il quarto ferro del motivo a rullino e quindi tutte le maglie a rovescio. Le 3 maglie sul rovescio del lavoro vanno lavorate a rovescio e poi partiamo con il motivo principale. Quindi lavoreremo le 11 maglie del motivo più le 22 maglie del ovviamente motivo centrale. Quindi lavoriamo il quarto ferro del motivo rullino, per cui andiamo a fare la maglia, la passiamo e le altre tutte a rovescio.
quindi tutto a rovescio fino al primo marcatore. Le 3 maglie le lavoriamo a rovescio, 1, 2 e 3. Ci spostiamo adesso nel motivo principale, quindi 11 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vado adesso a ripetere quello che è il motivo principale. Quindi andiamo a lavorare un diritto, prendiamo il diritto da sotto, quindi generalmente lo prendiamo così, in questo caso prendiamo la maglia da sotto, ok? Quindi infiliamo il ferro qui e lavoriamo un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, per 5 volte, un diritto preso da sotto e un rovescio, un diritto preso da sotto e un rovescio. Allora sono 1, 2, 3, 4 e 5, quindi un diritto preso da sotto e un rovescio, quindi per 5 volte. Un diritto preso da sotto. Chiudiamo con 11 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Adesso non dobbiamo far altro che ripetere questo motivo. Arrivati a questo punto chiudiamo il ferro con 3 rovesci, quindi con i 3 rovesci 1, 2, 3 e l'ultimo ferro del motivo rullino, quindi il quarto, che è tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Ci troviamo adesso al terzo ferro, quindi partiamo di nuovo con il primo ferro del motivo a rullino, quindi tutte le maglie a rovescio, e partiamo, ovviamente facciamo le 3 maglie a diritto e partiamo con il terzo ferro del motivo principale, quindi lavoriamo tutte le maglie a rovescio fino al primo marcatore. Fino al primo marcatore. Le 3 maglie le lavoriamo a diritto, quindi 1, 2, 3. Partiamo con il terzo ferro del motivo principale, quindi 11 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Lavoriamo adesso un rovescio e un diritto preso da sotto, quindi in questo caso, per 5 volte. Quindi un rovescio e un diritto preso da sotto, un rovescio e un diritto preso da sotto, un rovescio, un diritto preso da sotto, un rovescio, un diritto preso da sotto. Chiudiamo con un rovescio. Non dobbiamo far altro adesso che ripetere queste 22 maglie fino ad arrivare alle ultime 11 maglie. Mi ritrovo alle ultime 11 maglie del motivo e le lavoriamo tutte a rovescio. Quindi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Lavoriamo le 3 maglie a diritto e il motivo rullino, quindi queste, le lavoriamo tutte a rovescio. Ricordiamoci che siamo al primo ferro del motivo rullino. Fino alla fine. Arrivati al quarto ferro, andiamo a lavorare il secondo ferro del motivo rullino, quindi tutte le maglie a diritto. Le 3 maglie le lavoriamo a rovescio, lavoreremo le 11 maglie del motivo centrale più le 22 maglie, che sono poi quelle principali che andremo di nuovo a ripetere. Quindi il motivo rullino andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto. Fino al marcatore. Le 3 maglie le lavoriamo a rovescio, quindi 1, 2 e 3. Lavoriamo le 11 maglie del motivo a rovescio, scusate. Spostiamo il marcatore e lavoriamo un diritto preso da sotto e un rovescio per 5 volte, quindi un diritto e un rovescio e sono 1, un diritto e un rovescio e sono 2, un diritto e un rovescio e sono 3, un diritto e un rovescio e sono 4, un diritto e un rovescio e sono 5. Un diritto preso da sotto, sempre, e chiudiamo con 11 rovesci. Andiamo adesso a ripetere questo motivo per tutta la coperta. Chiudiamo adesso il ferro con 3 rovesci, quindi 1, 2 e 3, e il motivo tutto a diritto fino alla fine. Allora, arrivati a questo punto, non dobbiamo far altro che lavorare in questo modo. Ripetiamo, allora proseguiamo intanto da questa parte e da questa il motivo a rullino. Siamo arrivati al secondo ferro, quindi dobbiamo fare il terzo ferro del motivo rullino. Le 3 maglie le proseguiamo a maglia rasata e il motivo principale non dobbiamo far altro che ripetere i ferri numero 3 e 4 fino ad arrivare al ferro numero 20. Dopodiché invertiamo il motivo. Quindi ci troviamo direttamente al 20° ferro. Allora, come potete vedere, ho praticamente proseguito, sono arrivata al 20° ferro del punto quadratino. Adesso non ci resta che invertire praticamente i quadrati e quindi al posto del quadrato a maglia legaccio metteremo questo e al posto di questo metteremo il quadratino a maglia legaccio. Quindi lavoreremo per altri 20 ferri, quindi arriviamo a 40 ferri. Dopodiché
si rincomincia da capo e quindi si parte di nuovo dal primo ferro del motivo a quadratino. Per quanto riguarda invece il motivo rullino, continuiamo come abbiamo fatto fino adesso e anche per queste 3 maglie laterali. Quindi questo è praticamente il risultato. Nel mio caso, per quanto riguarda il motivo a rullino, sono arrivata al secondo ferro, quindi devo lavorarmi il terzo ferro. Qui proseguirò a diritto e inizierò ad impostare il motivo per ovviamente lavorare questo motivo. Allora, ho lavorato già il punto rullino più le 3 maglie e adesso vi faccio vedere come invertire il motivo. Comunque sia, vi avevo già spiegato questo motivo, quindi vi farò vedere solo questa parte, dopodiché proseguiamo da soli perché tanto avete già il video precedente, se no diventa un video veramente troppo lungo per la coperta. Vado a lavorare un rovescio e un diritto per 5 volte, quindi un rovescio e un diritto, 1, un rovescio e un diritto, 2, un rovescio e un diritto, 3, un rovescio e un diritto, 5, un rovescio, quindi un rovescio e un diritto per 1, 2, 3, 4, 5 e termino con un rovescio. Vado adesso a chiudere con 11 rovesci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A questo punto non mi resta che replicare questo motivo per tutto il ferro e ci vediamo direttamente al 40° ferro. Allora, io ho proseguito la mia copertina e sono arrivata praticamente fino alla fine. Adesso andiamo insieme a vedere come l'ho fatta. Allora, vi do tutte le indicazioni. Dunque, abbiamo detto che il motivo a quadratini è formato praticamente da 2 quadratini, ok? Quindi ne ho fatti in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ho iniziato e terminato l'ultimo del 10, quindi per intenderci dal primo ferro al 21. Adesso, siccome voglio che la coperta sia uguale e quindi l'inizio della nostra coperta praticamente, come vedete, inizia con il primo quadratino, voglio terminarla con il primo, quindi io mi sono fermata praticamente a qui, ok? Quindi al primo, diciamo, quadratino. Il secondo non andrò a farlo. Se voi preferite, andate a farlo. Se invece volete farlo uguale al mio, vi fermate ovviamente al primo quadratino del motivo. Quindi dopo il 21° ferro non faremo altro che ripetere la stessa cosa dell'inizio. Quindi andiamo a lavorare praticamente 2 ferri a maglia rasata per lo stacco e poi iniziamo il motivo rullino tutto insieme fino poi alla chiusura ovviamente delle maglie. Allora, nel mio caso sono arrivata a fare il terzo ferro del motivo rullino, dopodiché proseguirò tutto a diritto. Quindi è comunque tutto a diritto, per cui andrò a lavorare il terzo ferro del motivo rullino che è a diritto,
quindi proseguo in questo modo e inizio ad eliminare tutti i marcatori. Quindi il primo ferro va a diritto, quindi tutte le maglie a diritto, fino ovviamente alla fine del ferro. La fine, ovviamente il terzo ferro del motivo rullino abbiamo detto che era tutto a diritto e quindi procediamo a diritto fino ad arrivare alla fine. Mi ritrovo nel ferro di ritorno, quindi vado a fare il motivo a rullino, quindi il quarto ferro del motivo a rullino che è a rovescio, e poi proseguo tutte le maglie a rovescio. Quindi fondamentalmente è tutto a rovescio, per cui proseguiamo tutto a rovescio fino ad arrivare alla fine del ferro. Quindi proseguiamo a rovescio. Arrivata a questo punto non mi resta che proseguire con il motivo rullino tutto per 10 cm come abbiamo fatto all'inizio e ci vediamo direttamente alla conclusione. Quindi praticamente non facciamo altro che ripetere tutti questi rullini, devono essere ovviamente uguali all'inizio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi in totale 10 rullini e ci vediamo per chiudere le maglie. Allora, una volta arrivati ovviamente a 10 rullini, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, come abbiamo fatto per l'inizio, andiamo a chiudere le maglie. In questo caso vi dirò una cosa, allora generalmente le maglie si chiudono al diritto del lavoro. In questo caso andremo sì a chiudere a diritto, cioè sul ferro di diritto, ma andremo a chiuderle a rovescio, in modo tale che avremo, diciamo, questa sorta di ondina come abbiamo ovviamente all'inizio del lavoro. Quindi chiuderemo in questo modo. Andiamo a passare la prima maglia sul ferro di destra senza lavorare, la seconda la lavoriamo a rovescio e accavalliamo la prima sopra la seconda. Di nuovo un rovescio, accavalliamo e chiudiamo. Di nuovo rovescio, accavalliamo e chiudiamo la maglia. Proseguiamo in questo modo, quindi di nuovo rovescio, a cavallo e chiudo, rovescio, a cavallo e chiudo, fino ad arrivare ovviamente all'ultima maglia. Allora, una volta chiuso praticamente chiusi tutti i punti e quindi anche dall'altra parte, non ci resta praticamente che andare a nascondere tutti questi fili. Una volta chiusi i fili, la copertina sarà terminata. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta come nascondere i fili e ci vediamo al lavoro completo.